Questo è il simbolo della mia infanzia. Questo il palloncino che i miei genitori non mi hanno mai regalato da bambino. Questa è la mia città, Rimini. Chilometri e chilometri di alberghi che ospitano i turisti russi, tedeschi, del nord Italia, le famiglie coi marmocchi, gli anziani, i diciottenni arrapati e, da qualche tempo, anche la mafia. Secondo lei a Rimini c'è la mafia? No, per me no. Assolutamente no. No. Non so perché, ma la versione dell'uomo delle noccioline non mi bastava, quindi ho cercato i massimi esperti di mafia locale. Ciao ragazzi, 'Ndrangheta, Camorra, Sacca Corona Unita, mafia albanese, mafia russa. Criminalità rumena, albanese, criminalità cinese, mafia georgiana. La nostra zona è stata sempre storicamente un mercato cosiddetto aperto, dove le varie mafie avevano stabilito la pax mafiosa. Sicuramente si parla di milioni di euro, abitazioni confiscate o le macchine o le quote di società. L'uomo delle noccioline aveva torto. La mafia a Rimini c'è e ovunque. La criminalità organizzata ha interesse come entrare in quegli affari che permettono di rimettere in un circuito economico lecito capitali che derivano da attività illecite. Indagini che hanno mostrato una connivenza di alcuni cosiddetti colletti bianchi. L'impiegato di banca da solo, il commercialista da solo possono aver sentore sicuramente. Possibile che i commercialisti di Rimini, tra le cui mani passano gli incassi della provincia, non si siano mai insospettiti? Noi come ordine professionale, come ente pubblico, non abbiamo riscontri concreti. Quando c'è un passaggio di proprietà di un'azienda, di un albergo o delle quote di una società, il primo intervento normalmente è quello del commercialista. Quante denunce sono state fatte ad oggi dai commercialisti riminesi? Ma non ce ne sono. Non mi risulta che i commercialisti riminesi siano coinvolti in fatti gravi di criminalità organizzata. La politica negli ultimi anni si è risvegliata dopo un torpore che è durato parecchio tempo. La sensibilità del riminese medio siamo ancora sotto il profilo della minimizzazione, ma soprattutto dell'ignoranza. Ecco, l'opinione pubblica, che ne pensa? Noi non lo sappiamo, ma vorrei saperlo anch'io. Oggi come oggi è tutta mafia. È tutta mafia. Salve. È mezzo mafioso anche lui. È mezzo mafioso? La mafia c'è dappertutto. Mi interessa la mafia? Mi interessa sapere se c'è a Rimini. C'è, non ti preoccupare. Evasione fiscale e lavoro nero, due piaghe molto riminesi, sono l'anticamera della mafia. Non ditelo ai russi, ma anche a Rimini piove. Lei in passato ha usato una frase molto forte. Il sistema economico riminese si è fondato sull'illegalità degli imprenditori di prima generazione, ovvero gli albergatori. Anche oggi sostiene questa tesi? Ma diciamo così, come tutte le economie, anche quella nostra è nata su elementi, diciamo così, distorsivi. Quindi diciamo è mancato il passaggio dal sistema dell'illegalità al sistema della legalità. Penso di sì, penso che siamo rimasti un po' dove eravamo partiti. Sono presenti elementi di criminalità organizzata. La vicina San Marino e le indagini che hanno portato a quel paese hanno dimostrato sostanzialmente questo. Quando si parla di mafia, Rimini e San Marino sono indissolubilmente legate. Non so come va, ma non posso dirlo. Non si può. Ma lei che posto conosce? Io sono di San Marino. Ah, ho capito. Lei è di Rimini? Sì. L'ho già visto. Ah sì? Ah, avete l'occhio lungo per il San Marino. Siamo bravi noi. La mafia esiste sempre, da tutte le parti. Io vado a dirmelo in un video per... Vabbè, faccio un lavoro che sono a contatto con poca gente. Ci sono molte banche finanziarie, però ce n'è di mafia, ci sono le prove, però saranno l'opinione penso, però... Ma il fatto che uno passa al confine e ci sono così tante banche, e secondo lei è una cosa normale? C'è la mafia come di là in Italia, la stessa cosa. La mafia c'è dappertutto, ormai la si è propagata in tutti i cantoni.
Beh, dipende cosa intendi per mafia. È difficile dirlo perché comunque come faccio a dire un personaggio losco, è logico che... Personaggio losco per te. Lui è mafioso. Bravo, questo è un personaggio losco. Sto cercando di capire se a San Marino ci sono le infiltrazioni mafiose. Non ci sono? Ci sono. Ti va di dirlo in telecamera? Quanto mi dai? Non pago, Allora si fa. Ecco cosa ho imparato sulla mafia a Rimini. L'economia sommersa, il nero, rappresenta un terreno fertile per le organizzazioni criminali. In provincia i depositi bancari sono piuttosto cospicui rispetto alle cifre dichiarate, e se si considera anche che Rimini è l'unica in regione ad aver fatto l'unplane per 3 anni consecutivi nel non segnalare sospetti di riciclaggio, compito che spetta agli ordini professionali, non stupisce che la città sia scesa al 70° posto della classifica del rischio evasione del Sole 24 Ore. Anche la ricchezza di Rimini è attraente per il mafioso. PIL pro capite e valore patrimoniale delle famiglie sono superiori alla media nazionale. Il valore aggiunto della sua economia ha fatto il balzo più grande degli ultimi anni in Emilia-Romagna, più 11,5%. La fetta più grande rimane ai servizi turistici. Gli hotel sono delle ottime lavanderie di denaro sporco, sia tramite i cambi di gestione, che negli anni 90 hanno regolato oltre 1/3 degli alberghi totali, sia tramite i repentini passaggi di proprietà degli ultimi tempi. Gli stipendi da non far figurare facilitano il lavoro dei mafiosi. Si stima che dei 1200 lavoratori in nero di Rimini, 900 siano del settore turistico, quello prediletto dalle mafie. Rimini poi ha un paradiso fiscale dietro l'angolo, è davvero vicina a San Marino. Da un hotel sulla spiaggia a una banca sul confine bastano solo pochi minuti di strada. Il denaro che deve essere ripulito proviene tra gli altri da gioco d'azzardo, prostituzione, traffico di stupefacenti, usura e merce contraffatta. La politica locale timidamente sta imparando tutto questo, o smette di fingere di non vedere per rifarsi delle passate gaffe che vedevano la riviera sgombera dal rischio mafioso e munita dei giusti anticorpi. E ciù! Il paziente sta male, lo dicono i titoli di giornale, le tante operazioni antimafia della magistratura e guerra di finanza, i beni confiscati, eppure c'è ancora chi si domanda se nella riviera romagnola ci sia la mafia. Ricapitolando, a Rimini c'è la mafia perché la città è ricca, molto ricca, gode di una posizione geografica strategica, vive di turismo le cui attività permettono di scontrinare molto, ha un paradiso fiscale come Attico e si evade che è una meraviglia, fino a risucchiarne la città stessa. Il Rex di Fellini, che portava i sogni della gente via con sé, rischia di essere sostituito da Cosa Nostra in un nuovo Amarcord.